Cari amici di Miniatures of Death, ben ritrovati. Iniziamo oggi una serie di nuovi tutorial o video dedicati a Kill Team, grazie all'amico Gigi di Ars Manufactoria che mi ha fornito il box set Nachmund. Kill Team è un gioco che ti permette di assaporare l'ambientazione di Warhammer 40.000 senza per forza dover spendere un'enormità di denaro in un intero esercito. Con Kill Team infatti ti basterà avere una squadra di 10-12 miniature forse, non sono un gran giocatore come sai, e affrontare il tuo avversario in battaglie e schermaglie veloci. In questo primo video vedremo come ho dipinto i Legionari del Caos con lo schema di colore della Legione Alfa. Iniziamo subito a dipingere, come sempre, dopo la sigla. Aia! Un'enormità di denaro... Un'enormità! Con Kill Team Nachmund ho avuto l'occasione di dipingere per la prima volta un legionario della Legione Alfa. La Legione Alfa è la legione traditrice degli Space Marine del Caos, di cui si sa ancora molto poco. Questa legione, una volta conosciuta come la 20ª legione di Astartes, fu creata durante la prima fondazione dell'imperatore dell'umanità, per portare a termine la sua grande crociata, nel tentativo di riunire tutta l'umanità in una nuova età dell'oro sotto il suo governo. Sono esperti in infiltrazioni, operazioni segrete, tattiche di deviazione e diversione, e i loro eserciti contengono molti cultisti del caos e altri agenti mortali oltre ai normali Astartes eretici. In questo video vedremo insieme come ho dipinto la tipica armatura dai colori azzurro metallizzati in modo semplice e facilmente replicabile. Dopo aver montato la miniatura ho steso una texture di Citadel, astrogranite, per semplicità e velocità di realizzazione. Ho poi fissato la miniatura sull'handle di Redgrass Games, ormai diventato un compagno fidato di lavoro a cui mi è impossibile rinunciare. Non ho avuto bisogno di highlight zenitale per queste miniature, né di scegliere un primer diverso dal nero, vediamo perché con il prossimo step. Il fondo di colore doveva infatti essere un metallizzato, ho quindi scelto il fidato gunmetal di The Army Painter che ho steso su tutta la miniatura con la tecnica del dry brush, usando un grosso pennello da pittura per bambini. Ti starai chiedendo, perché non hai usato i pennelli per il dry brush di The Army Painter che già avevi? Perché quelli sono pennelli rotondi, pensati anche per lo stippling, mentre io volevo provare ad usare un pennello piatto per esaltare i bordi, fissando le ombre e pitturando comunque le parti estese. Per questo motivo cerco più possibile di dare pennellate dall'alto verso il basso. Questo è il risultato ottenuto. Ho quindi continuato con la tecnica del dry brush utilizzando Shining Silver, cercando di far esaltare bordi e sporgenze. Per farlo questa volta ho usato un altro pennello di The Army Painter, un Wargamer Large Dry Brush, più piccolo del precedente ma sempre a sezione piatta. Fin qui quindi ho tentato di dare più profondità usando 2 tonalità di argento, nulla vieta però di usarne uno solo per risparmiare tempo se preferisci. In questo caso ti suggerisco la tonalità più chiara.
Per realizzare l'armatura ho usato un mix di 3 colori, 3 parti di Talassar blu, un contrast, 2 parti di contrast medium, una parte di Bieltan green per dare una sfumatura di verde. Sono quindi andato a sfruttare le caratteristiche dei legionari per stendere il colore così ottenuto solo nelle parti dell'armatura più incave, che raccolgono quasi da sole il colore. Il composto ottenuto è essenzialmente un contrast, quindi risulta trasparente ma molto denso, cosa che permette di intravedere le spazzolate date in argento precedentemente. Credo che questa tecnica sia facilmente replicabile anche per altri schemi, penso ad esempio ai divoratori di mondi, che rispetto alla legione alfa utilizzano il rosso e l'oro. Sostituendo questi due colori all'argento e al composto blu ottenuto, il risultato credo sia molto simile. In queste immagini puoi notare il risultato finale. Con lo Shining Silver utilizzato precedentemente sono andato a pulire il lavoro fatto fin qui, sistemando eventuali eccessi di colore contrast finiti fuori posto. Il resto della pittura l'ho riassunta in questa ripresa mandata a forte velocità, in quanto non c'era molto da raccontarti, di cui non avessimo già parlato in altri video. Il risultato finale a me soddisfa molto, anche perché è una tecnica che richiede davvero poco sforzo e un ottimo risultato per il tavolo da gioco.
Come ti ho detto in partenza, questo è il primo di alcuni video, quindi ti invito a iscriverti al canale se non l'hai già fatto, accendere la campanella per rimanere aggiornato sulle prossime novità, perché presto arriveranno nuovi video presi sempre dalla scatola Nachmund. Ancora una volta voglio ringraziare Gigi di Ars Manufactoria e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!